Innanzitutto ho cambiato il modo di chiamarli, non più clienti, non più coperti, parola molto, molto pesante, ma ospiti. Il rapporto è cambiato proprio perché c'è una maggiore cultura, una maggiore attenzione da parte dell'ospite, che prima magari era un po' più approssimativa, ed è per questo che il lavoro della cucina diventa sempre più di precisione, diventa sempre di più un lavoro che deve mantenere alcuni criteri proprio per rispettare quelle che sono le aspettative dell'ospite. Sto applicando quello che ho vissuto io nelle mie esperienze giovanili, quindi quando lavoravo da Gualtiero Marchesi, da Alain Ducasse, da Pierre Hermé, da Albert Roux, tutti quanti 3 stelle, naturalmente grandi cuochi, grandi persone. Quindi ho voluto impostarlo in base a quello che sono state le mie esperienze, quindi il valore umano, il fattore umano è la cosa fondamentale. Ho voluto mettere in primo piano quelli che sono i rapporti personali con i miei ragazzi, ho voluto dare un valore aggiunto a quello che è anche il tempo da passare sul lavoro e il tempo libero. Per avere un buon vivaio e per avere dei giovani motivati, io credo che bisogna parlare molto con questi ragazzi, fargli vedere il sacrificio e la verità di questo mestiere, che non è la parte mediatica ma è la parte artigianale del mestiere, fargli conoscere bene le stagioni, fargli sapere che l'esempio è la più alta forma di insegnamento. Quindi in primis io devo far vedere a loro quello che loro dovranno poi fare, fino ad arrivare poi a fare anche loro una loro idea di cucina e di cibo. Quindi è un lavoro molto impegnativo ma di grande soddisfazione, perché l'unica cosa che mi rimane è quella di insegnare bene ai giovani, perché ancora al giorno d'oggi, nonostante tutta questa pubblicità della cucina, non è molto facile trovare dei giovani motivati sul settore cucina. Non sono i miei dipendenti, ma sono io che dipendo da loro, quindi concettualmente è come il cliente che diceva poc'anzi e l'ospite. Il team compatto lo crei solo se nel momento in cui tu capisci che il giovane è valido, questo giovane lo spingi a fare qualcos'altro. Ogni volta che un ragazzo merita perché è valido, sono io il primo a prenderlo e a mandarlo via, a fargli fare altre esperienze. A 15 anni, come sono passato io, non hai proprio le idee chiare, cioè vuoi far cucina perché è di moda, ok, va bene, però devi sapere che il cammino nel settore della cucina non è il cammino più semplice. Se hai una doppia opportunità, magari anche nello sport come è capitato a me, puoi vivere la vita meglio. Cioè non ti va bene la cucina, hai lo sport, non ti va bene lo sport, hai la cucina, come ho fatto io. Quindi farli vivere di doppia opportunità reale, soprattutto questa doppia opportunità buttandoli nel mondo dello sport, dove ci sono le regole, e le regole sono quelle anche che io tengo anche nel mio ristorante per quello che riguarda la squadra e la cucina. Nobilitare il lavoro del lavapiatti, fondamentale. Approfondire ancora di più quello che è il vino, che è un mondo fantastico di cui si possono fare tante cose. Nobilitare ancora di più e dar più valore a quello che è il lavoro e il servizio in sala, che non è solo portare il piatto, ma fare un servizio di, possiamo chiamarlo anche di spettacolo, ma in senso buono del termine, davanti all'ospite. Per questo lavoro è importante avere tanta passione, dedicarsi a questo lavoro in toto, sapere che c'è un sacrificio a monte da sostenere, ma ancora di più è approcciare a questo lavoro con l'amore per la cucina. Capendo la cucina, amando la cucina e cucinando bene, nel pulito e tutto, arrivi poi in automatico a come deve essere un'organizzazione di una struttura.